diciamo che me lo ricordavo leggermente diverso. Mano Koné, giusto qualcosina quella, ma vabbè, battuta veramente di pessimo gusto, chiedo scusa. Ma quattro cose, cioè quattro cose basilari, oggettive, non mi invento nulla, quattro cose. Non ci sto mettendo il mio pensiero dentro, poi ce lo metto, poi ce lo metto. Adesso quattro cose oggettive. La prima, ennesimo acquisto di un giocatore relativamente giovane, altro 2003, ennesimo 2003 se vogliamo. E seconda cosa, altro giocatore che indubbiamente possiede del talento, del potenziale. Giocatori non finiti, giocatori non nel pieno appunto della loro maturazione tecnico-tattica, diciamo così, e via dicendo. Credo anche questo dato oggettivo. Terzo dato, terzo, giocatore pagato 25 milioni, pagato accordo verbale, ci dovremmo essere. 25 milioni che secondo quelli che sono i canoni, no, che abbiamo modo di appurare in Italia, è anche relativamente importante, no, come acquisto. Quindi tre dati oggettivi. Quarto, ennesimo giocatore che oggi non migliora all'11 titolare. 4-5 acquisti quelli dell'Inter, non c'è un giocatore che ad oggi dico oggi, non domani, già fra 2 giornate può cambiare la musica, ma oggi non migliora l'11 titolare. E attenzione, c'era stato detto, questo devo dirlo a onore di cronaca, ci avevano già avvisati. Qual è la politica? La politica è andare su questi profili giovani che vanno migliorati, vanno lavorati, se funzionano ti portano a casa l'ottenere un giocatore, perché no, performante, che magari puoi rivendere, o qualcuno non andrà in porto, non è che tutti gli investimenti che fai funzionano, magari fosse così, e quindi ci perdi l'investimento, altri li terrai e magari serviranno come spina dorsale della squadra, e quelli che venderai serviranno a comprare altri giocatori giovani, ed è la ruota del criceto. Questi acquisti qua sapete come si chiamano? Come li voglio ribattezzare io? Acquisti da fondo di investimento. Questo sono acquisti da fondo di investimento. Punto. Non c'è oggi una... Ma lo sapete, ragazzi, cioè, sembra ogni volta che scopriamo l'acqua calda, io per primo, che m'accaloro qua, ma sembra che ogni volta sto a cadere dal pero. Neschio, ma c'è una cosa così elementare. Oggi non c'è da parte di questi fondi qua, non avendo una proprietà, non avendo cioè, il calcio di oggi purtroppo è questo qua. Oggi non c'è la reale motivazione di rafforzare la squadra nell'immediato per vincere un trofeo. Non è questo il loro obiettivo, ragazzi. Questo è unicamente l'obiettivo del tifoso. E ce lo stanno togliendo perché ragazzi si va sempre in questo senso. È quasi ormai siamo diventati tifosi che... Eh sì, funziona così, quindi speriamo che questo investimento va bene, ma già quest'anno non ci hanno tolto nessun giocatore, non ce l'hanno tolto perché non sono arrivate offerte che dovevano arrivare magari, e quindi già va bene così, funziona ormai, questo è, e questo sarà, finché il calcio di oggi funziona così. Essendo che la Serie A non è la Premier League, deve lavorare così. Fortuna che c'ha una proprietà solida, una proprietà fiorente, fortunati quelli. Stop, punto, stop. Non è che ci sia molto altro da aggiungere, signori miei. Ne parliamo, come se ne parliamo? Ande Diouf, parliamo di questo acquisto. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like, vi invito ad iscrivervi al canale se volete seguire i prossimi contenuti. Di non attivate la campanella. Mi trovate su tutte le varie piattaforme, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, che più ne mette. Abbiamo anche il gruppo Telegram adesso. Bijou. E niente, ragazzi, volevo dirvi un'altra cosa. Sì, a proposito del prossimo contenuto, stavo lì per registrare il contenuto su Fantacalcio, ho fatto la rosa, e quindi
attivate la campanella che arriviamo. Per domani devo caricare anche il video di prediction perché poi sabato inizia la Serie A, quindi ci siamo e quindi state lì attivi e connessi. Andy Diouf, ragazzi, è un giocatore che in tanti vedevo i commenti, ma chi è, chi non è, chi non è, ma dove l'abbiamo preso? No, vai a vedere, è un giocatore secondo me interessante, giocatore giovane, come dicevo prima, giovane, relativamente giovane, perché poi i giovani sono quelli che hanno 18 anni, per quanto mi riguarda. 2003, già un giocatore quindi svezzato, che ha addirittura, se non sbaglio, 2 presenze con la nazionale proprio francese, e poi ovviamente la trafila dell'Under 23, 21, 20, 19, 17, quindi un giocatore che nel circuito nazionale francese, per cui per forza di cose è un investimento che ha il potenziale, è un giocatore che può assolutamente diventare un giocatore di grande livello, per carità, si lavora sul potenziale, giocatore grosso, massiccio, ho visto qualche video adesso, no? Ovviamente documentando, un giocatore su cui c'era anche lo stesso Napoli, giocatore che ci mostrava, se non sbaglio, Fabrizio Biasin, che per accelerazione è tra i top proprio europei, una roba fina per le caratteristiche che ad oggi cercava l'Inter, che prima era quello di un giocatore estroso che saltava l'uomo, adesso sono diventate quelle di un giocatore che in mezzo al campo, no, è un motore praticamente instancabile. E questo ragazzo che magari non arricchisce di bonus chi se lo prende in rosa al fantacalcio, ma è un ragazzo che secondo me è molto, molto utile. Si avvicina davvero al profilo, no? Tracciato con Koné, senza ombra di dubbio. Ribadisco, è un giocatore che secondo me può essere, anzi ci può stare alla grande. A me, io ci vedo assolutamente un buonissimo potenziale. Come lo vedo in Bonni, come lo vedo in Susic, perché no? Lo stesso Luis Enrique, che secondo me abbiamo già un po' troppo abbandonato facilmente, per non parlare poi di più Esposito a livello di qualità. Il problema è questo, che vi ho citato tutti gli acquisti dell'Inter e ribadisco, non c'è un giocatore preso per rinforzare oggi, ribadisco, oggi l'Inter. Perché? Perché a loro non gli interessa. A loro non gli interessa che oggi devono migliorarsi per ottenere il risultato. A loro interessa che da qui a 5 anni tu abbia fatto crescere il valore di alcuni giocatori, alcuni li rivenderai, prenderai dei soldi. Questi ragazzi, e non, attenzione, non ci sto mettendo un mio pensiero in questo, ragazzi, non fidatevi, vi sto dicendo delle cose che ci hanno anche detto loro, ce l'hanno detto loro che quest'anno sarebbe andato così, e quindi forse anche stupidi noi a pensare, quando si parlava di Lookman, ma dello stesso Koné, che già ha un profilo diverso, Koné, profilo che già 24-25 anni, già un anno di Serie A, già un profilo diverso, e che tra l'altro infatti la Roma voleva il doppio di questi 25, quindi secondo me sono state delle notizie forse anche un po' cavalcate volontariamente da chi voleva metterle in giro, e questo era, ragazzi miei. Non credo di voler aggiungere molto altro. E il problema grave che non è. Il problema grave è che va bene così. Cioè, va bene così, e guai se ti lamenti, guai se vorresti ritornare forse a un calcio che onestamente non esiste più, anche, ecco, diciamo la verità, perché poi è anche essere ciechi quello che pretenderei io, non è che mo voglio, assolutamente. Purtroppo forse so più io che bisogna vedere il contesto, bisogna lavorare bisogna capire quello che è il contesto attuale, ecco, sostanzialmente. Va bene, ragazzi, cosa volete? Non c'è molto altro da dire, ragazzi. Non c'è molto altro da dire. Non c'è molto altro da dire. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.